Allora, risveglio da quelli di non mi ricordo mai il nome io, Alcamo Marina. Abbiamo dormito d'incanto, anche oggi è una bella giornatina, fa bello caldo, si sta d'incanto. Dottoressa Jessica, buongiorno. Ora ci spostiamo direzione Eurospin per comprare il pane e qualcosina. No, più che altro per capire per la nave. Perché dobbiamo andare in direzione Palermo in barchi. Allora, ho visto anche un parcheggio a Mondello, già che a Mondello non l'abbiamo fatto. Cioè, penso tipo questo qua, un parcheggio così, diciamo, sul mare. Vediamo la spiaggia di Mondello, droniamo la spiaggia di Mondello e abbiamo fatto anche quello. Però dobbiamo calcolare i tempi perché sono le 10 del mattino, 10 e mezza del mattino, però abbiamo già fatto colazione e tutto, non abbiamo fatto vedere sempre le solite cose. Ora facciamo un caffettino time prima di partire. Sono le 10 e mezza e noi dobbiamo essere in porto tra praticamente 12 ore. Quindi dobbiamo andare il porto da dove siamo in questo momento, ve lo dico subito. Dovrebbero essere 50 km, esagerare. Porto di Palermo. Indicazioni in macchina. 65 km da dove siamo noi arrivare al porto. E calcolando che Mondello è lì vicino vuol dire che siamo già poi arrivati. Ah, noi siamo andati così tanto in qua? Ah, ok, perché eravamo qua dall'Isola delle Femmine, ok, vabbè. E quindi capito, Mondello è praticamente qua. E il porto è qua, siamo vicini. Strada può passare dall'Isola delle Femmine. E l'Isola delle Femmine è dove eravamo nell'aria alla fine. Sì, un po' prima che c'era. Se ci fermiamo prima. Vediamo un attimino, dai, di organizzare il tutto, sì, perché l'Isola delle Femmine è qua e ci passiamo praticamente davanti, magari facciamo una dronata anche lì o qualcosa, vediamo. Beh, abbiamo fatto il giro, siamo arrivati fin qua e giù e ora sapevamo che dovevamo tornare verso il porto, ma per farcela tranquilla e per visitare altre cosine e via. Ora caffettino time e si parte. Avviamento fatto. Accesa anche un po' l'aria davanti per rinfrescare l'abitacolo. Stanno arrivando i cavallini che penso vadano a scorrazzare un po' sulla spiaggia. Ma che belli che sono. Ciao cavallini. Li stanno portando sull'acqua, guarda che bello che è. Gli piacerà loro? Vabbè, si rinfrescano. Sì. Guarda che belli che sono. Goccioliamo acqua condensa dal tetto noi. Perché l'aria condizionata. Ciao cavallini! Arrivati all'Eurospin. Vediamo se troviamo un buco, ma vedo. Un buco che deve essere grande. Deve essere un grande buco. Sa che era meglio se Qua ti sotto. mettevi. Forse quello là con... Vediamo, se no al massimo ci mettiamo lì fuori per dritto. Ma... c'erano sì due parcheggi. Quindi andiamo a prendere il pane e vediamo se ci viene l'ispirazione di qualcosa per la nave, perché imbarcando di notte dovremmo fare colazione, pranzo e merenda da pittuccare, perché poi sbarchiamo di sera e la cena la facciamo quando scendiamo tranquilli in camper. Però la colazione, pranzo e merenda bisogna farla. Vediamo se ci ispira qualcosa. Fragole prese, poi abbiamo preso un po' di patatine e dolcini da mangiare nel pomeriggio e il pane per pranzo, e ora sta cercando il formaggio da mettersi nelle focaccine per il pranzo di domani. Allora, spesa fatta, peso 36 euro, poca roba. Abbiamo preso un po' di roba che ci mancava e per il pranzo appunto di domani in nave, pranzo e cena. Ora torniamo alla base ed è quasi ora di fermarci a far pranzo, mi sa. sì. È suonata anche la sveglia della pastiglia. Andiamo verso il mare. Andiamo Uno spottino sul mare, vediamo cosa troviamo. Parcheggio fronte mare. Dove siamo? A Capaci. Si può perché non è ancora alta stagione, se no col piffero che qui ci parcheggi. Però visto che c'è il parcheggio ci siamo messi, tanto noi faremo pranzo, facciamo due passi, vediamo se fare e se si può fare una dronatina, e lì di fronte abbiamo l'Isola delle Femmine. Quindi vediamo, o mi ci avvicino, vediamo se si riesce a dronare, ben volentieri. E questo è lo spiaggione. Non credo che mi faccia magari volare perché c'è gli aerei vicini, però magari con la loro sorveglianza, anche magari qua vicino al mare, da farvelo vedere dall'alto, che deve essere bella trasparente. Magari ci andiamo a bagnare i piedi.
Ora volevo andare laggiù che c'era un chioschetto, un furgoncino che vende qualcosa da mangiare, cioè se qualcosa di tipico, tipo il panino con la pannella lì, quella roba lì. Prendiamo uno da mangiare, così da lasciare un contributo anche qua a Capaci, via. Fai uscire un po' Bernice, che la vedo. Bernice, la vedi un po'? Che c'è È freddo. offesa, perché gli ho acceso il condizionatore e c'era il culetto freddo. Fa freddo. Mamma mia. Accendiamo il cinesino. Allora, c'hai l'aria condizionata accesa, accendiamo anche il cinesino, vediamo qual è il clima migliore che vuoi, Bernice, che stai là. Sembra offesa. È offesa. Amore, andiamo a fare la pipì? Andiamo, amore, vieni. Brava. Vieni che fai. Papi ti ha acceso l'aria là davanti per non farti stare al caldo, amore, non perché voleva che ti offendessi, che c'avevo il culetto freddo, Perché siccome lei si mette sempre alle mezze sedili, prima ho acceso anche l'aria là davanti per rinfrescare la cabina, però gli arrivava nel culetto e c'aveva il culetto freddo. E si è offesa ed è venuta qua davanti ed era lì seduta appoggiata che guardava al muro. Ma sarai una birichina? Ah, Jessica prepara l'insalatina e la carne, noi andiamo a fare un giro di perlustrazione laggiù a vedere il furgoncino se c'è qualcosa da sgranocchiare così volante. Dai. Prendi il borsello, che c'è 2 soldi, paghi tu oggi. Paghi te. Come se pago sempre io. Chioschetto, ora vediamo cosa c'hanno e prendiamo qualcosa, mi sa. Panino con pannelle tipico e una porzione di patatine. Ora andiamo a mangiarcele. Paghi tu? Vedi signore. Abbiamo preso anche 2 patatine fritte per il bro perché tanto Jessica ha fatto l'insalata, non le mangerebbe lui, quindi. E il panino con le pannelle. Vediamo se è buono. Ma che se ci volevo succo di limone. Si vede che è tipico da mettercelo. Però siccome non lo so, io ho preferito non farcelo mettere per non rischiare, anche se penso che vada a gusto quello, ecco. Cioè magari a me sarebbe piaciuto anche il gusto del limone, però magari a Jessica no, quindi per evitare problemi non l'abbiamo messo. E comunque panino e patatine 4 euro. Panino con le pannelle all'assaggio, insalatina è fatta, sto buttando su le 2 bistecchine. Jessica non la vuole, mangia adesso li affettati, ci sono le bufale anche. Pranzetto fatto. Ora provo a fare una cosa, abbiamo preso anche il caffettino e tutto. Ah, vi ho fatto vedere qui qualcosina qua ed è carino, solo che pensavo di riuscire ad arrivare a farvi vedere l'isola delle femmine, perché sembra vicina, però quando poi voli col drone rimane lontana e quando è troppo lontano a me viene l'ansia. Quindi ora vedo se si riesce ad arrivare, vedete che si vede un po' di puntina di terraferma di là, il più vicino a quella parte, in modo che vado dritto e lo possiamo inquadrare bene anche l'isola delle femmine. E poi, fatto l'isola delle femmine, andiamo a Mondello, così vediamo anche la spiaggia di Mondello prima di imbarcarci. Vamos! Abbiamo fatto tutto il giro, ora siamo nel punto dove proprio ora la vedremo. Qua davanti dovrebbe esserci l'isola bella. Di qua è tutto l'altro pezzo che abbiamo visto già dall'alto. Ora andando di qua dovremmo trovarcela praticamente lì a destra. Non so se riesco a volare perché c'è vento in questo punto e un po' di gabbiani che girano. Eccola laggiù. Ah, qua erano parcheggi, la stanno facendo che non puoi più parcheggiare. Peccato. Cerco di fermarmici lì davanti per farvela vedere al meglio. Tanto qua c'è lo spiazzo, non c'è macchine dietro. Si riesce senza problemi, direi. Vedete, bello largo. Appena mi fermo la guardiamo assieme, Guardate che spettacolo, ragazzi. Il drone, c'è troppo vento e gabbiani che girano. Quindi ora vi faccio una bella panoramica dell'isola delle femmine, che
Si chiama così perché risale a una leggenda che nell'isolotto c'era un penitenziario femminile. Parliamo del 62 d.C., quindi abbastanza, un pochino di anni fa, ecco. Credo sia quel poco di scultura di costruzione che si vede. Ora vi faccio la panoramica. Praticamente il camping dove eravamo rimane là alle nostre spalle, quello dove siamo stati 2 giorni per andare a visitare Palermo. Ora ci spostiamo perché tanto qua c'è vento, non è che ci ho fatto vedere l'isolotto. Boh. Ora cerchiamo di andare in direzione Mondello. Abbiamo conosciuto questi 2 signori che ci seguono, sono argentini, ci seguono da una vita sul canale, li abbiamo salutati che ci hanno visto qua per sbaglio, perché mi avevano scritto su Facebook che erano qua in Sicilia e gli faceva piacere incontrarci. Siamo riusciti a incontrarci per casualità, niente di organizzato. Ora vi faccio vedere qua tutto il pezzo che c'è. Non siamo riusciti a fermarci a Mondello proprio dalla playa perché c'era l'inferno di gente, di parcheggi non ce n'erano, ma questo è quello che si può vedere da qua, ragazzi. Guardate che spettacolo. Ora magari scendiamo giù vicino all'acqua a vederlo meglio, perché alla fine Mondello rimane laggiù. Scendiamo questo pezzettino per farvi vedere da vicino questo spettacolo. Wow. Che spettacolo. Ho preso il caffettino, vediamo se possiamo farvi vedere una dronata anche da, diciamo, poco fuori Mondello, vedere com'è la situazione. Decollo consentito, 20 satelliti trovati, partiamo, si vola. Partono i cavalli. Allora, vi ho fatto vedere qualcosina col drone dall'alto. Non è il massimo perché siamo lontani da Mondello, ma è bello. No, non me lo porto perché se non facciamo più niente. Perché ora io e Cristian partiamo con i monopattini, perché praticamente abbiamo trovato qui dove siamo parcheggiati, vabbè, a parte che abbiamo fatto conoscenza anche con la signora con quel van, è una signora di 70 e qualche anno che viaggia da sola, gli è mancato il marito, prima viaggiava col marito. E poi sono arrivati 2 signori siciliani di qua del posto, di Palermo, hanno chiesto informazioni sui van e tutto via dicendo, e io gli ho chiesto, visto che siamo quasi in partenza, dove potevo andare a comprare dei cannoli prima di imbarcarmi, e mi ha detto di tornare indietro verso Mondello, che sono 2 km, 3, e trovi delle pasticcerie, me li faccio dare vuoti, così poi li possiamo riempire noi, cioè mi faccio dare la ricotta e il cannolo separati, in modo che non diventano molli, perché stando tutto domani praticamente in frigo nel camper, poi non sono più belli freschi, sono buoni uguali ma non sono freschissimi. Quindi andiamo col monopattino io e Cristian a recuperare i cannoli siciliani da portarci su al nord.
Pasticceria trovata, 1,3 km alla fine abbiamo fatto io e il Christian. Il sacchetto è vuoto dei contenitori perché alla fine ce l'hanno già loro nelle vaschette, perché si vede che in tanti lo chiedono. Ho comprato 1 chilo di ricotta, 13 cannoli e tutti i vari canditi, pistacchi e cose varie che te li danno a parte, così li possiamo riempire come e quando vogliamo. Ora torniamo alla base. Allora, qua abbiamo quelli da mangiarci noi stasera, che sono 3 già farciti, perché prima di partire bisogna fare la... Qua pasticceria, si chiama via Margherita Mondello e non mi ricordo, perché c'hanno anche Facebook, Instagram. Questo va in frigo, vabbè, tutti questi due vanno in frigo, e qui ci sono gli altri cannoli vuoti da riempire con questa ricotta. Questi li teniamo fuori frigo, in un posto sicuro. Questi fuori frigo? Eh sì, mettili sul letto perché non si rompano. Tanto stasera non dormi lì, quindi... Sicuri, con il porcino? Di sicuro c'è poco con quel besugo lì così col collo lungo già. Guarda, guarda, è giraffina. Da lì che curiosa. Allora, ci siamo preparati. Jessica ha già preparato le valigie per l'imbarcazione. Ci muoviamo. Non siamo lontani dal porto, ci vuole 20 minuti. Mezz'oretta. Dobbiamo essere in porto entro le 9, sono le 7, ci vuole mezz'ora, quindi proprio non in anticipo. Sto giro siamo... Vabbè, ma perché almeno poi fai preparare a mangiare tutto, metti che parte un po' prima. Sempre illuderci di sta no, cosa. ci fanno imbarcare sempre prima. Vabbè, tanto ci muoviamo. Qua ormai abbiamo fatto quello che dovevamo fare, buon ci sta. Ci vediamo al porto di Palermo. Siamo arrivati, sembra Dentro il porto. un po' Civitavecchia, forse Sì. qua è un po' più grosso, però che Civitavecchia è piccolino alla fine, non è grosso. Ma che bello, voglio anche tutte le lucette così. Che bello. Anche questo è grosso, più grosso di noi, Questo è grosso, si mette lì. Vabbè, procediamo e vediamo dove ci dobbiamo fermare. Entrati in porto, abbiamo fatto check-in, abbiamo fatto tutto. E alla fine, Belì, da Liguri, prima di partire per la Sicilia, ti facciamo le trofie al pesto, Belì. Da Liguri sì. Da buon Liguri, Belì, dal braccino corto, Belì. E via. Buon appetito, ragazzi. Finita la pasta, abbiamo finito anche degli affettati che erano aperti. Facciamo il test prima di darli ai nostri, a quelli che abbiamo preso. Ma se non sono buoni siamo rovinati, oltre al costo di 13 cannoli, la figuraccia che facciamo. Vabbè, non li facciamo noi, quindi non è colpa nostra. Oh, mi ha dato tutto nella ricotta. Cioè mi ha dato anche la ciliegina, i pistacchietti, le noccioline, tutto. Per assemblarli così. Capito? Ma fatti così. Capito? Ci vuole l'assemblamento per come vanno fatti. Fighi e fai vedere. Fighi. Sentiamo il bro cosa dice. C'è più fiato, bro. Buoni. Ok, passati. Sì. Perfetto. Grande, bro. Com'è? Buono? Bene, meno male. Almeno facciamo una bella figura con quelli che dobbiamo andare. Via all'imbarco. Solito tran tran, Pippotta a casa sua, caricato tutto quello che c'è ben da caricare, si sale su. 2 spine e non abbiamo caricato, non ci posso 4 spine! Non ci posso Vai a prenderli un attimo. vai, conviene andarli a prendere un Andiamo un attimo a Non ci prenderli. credo, ragazzi. I salvagenti. Abbiamo i salvagenti in caso d'emergenza, i cuscini, le scale e guardate un po', letto matrimoniale, letti singoli, finestra. E qua ci abbiamo i soldi, Qua spendiamo i soldi, Ce l'hanno andata per culo, mi sa, altro che... Mi sa che si sono sbagliati. Si sono sbagliati. Perché secondo me non è del caso. Questa è la suite. Perché c'è la mocchetto. Il bagno. Dove vai, Bernie? Questo è il lusso, 4 asciugamani, non 1, 4. Doccione. Ragazzi, qua stiamo salendo di livello. Tu Gigiotto cosa dici, amore?
La notte è andata, ragazzi, non ho preso neanche pastiglie, come avete potuto vedere il mare è perfetto, ci siamo svegliati già da 10 minuti, tempo di resettare un po' le cose. Qui c'è già il besugo in giro, lì c'è Jessichina, lì c'è Mortadellina che deve ancora fare la pappa e qua c'è il Cristian. Sto bene perché il mare è piatto, non ho preso pastiglie, very good, strano, proprio sono contento. Ora ci prepariamo, ci andiamo a prendere un caffettino così facciamo 2 passi intanto per la nave da sgranchirci le ossa e poi quando torniamo sarà quasi ora magari di fare pranzo, poi ci facciamo la doccia magari nel pomeriggio e facciamo arrivare la sera per lo sbarco. Magari se usciamo dopo a fare 2 passi che la giornata è bella, quindi dovrebbe starsi bene fuori, vi faccio vedere cosa, non lo so perché siamo in mezzo al mare. Siamo all'altezza, il telefono mi ha preso un po' di segnale, Roma, quindi in effetti siamo a metà alla fine. Sono già le 10, che ore sono? Sono passate quasi 12 ore di viaggio, calcolando che ce ne mette quasi 24 e siamo a Roma, più o meno siamo in linea di marcia. Buona, ci vestiamo, ci laviamo, andiamo in bagno e poi andiamo su a prenderci un caffettino, o giù o su, non so dove è il punto. Siamo andati a fare 2 passi per prendere il caffè, però c'è stato un guasto sulla linea elettrica, quindi c'hanno solo una macchinetta del caffè che funzionava. Jessica voleva il ginseng, niente, e quindi niente. Perché se volevano una mano per mettere a posto la linea elettrica, ma ho detto no, guarda, tu fai il calzolaio, è meglio che ripari le scarpe. Infatti mi sono messo al ponte 5, tutti quelli che hanno problemi mi chiamano. Siamo all'altezza di mezza Sardegna più o meno. Sembrerebbe. Vediamo se ci ferma un attimo qua 2 ore, facciamo un giro a salutare i follower e poi ripartiamo. Buchiamo una gomma alla nave, o meglio di no. E miau, fa il gattino lui. Fa il gattino lui. Monellino. Saluta i follower. Cosa guarda? Si guarda sopra perché c'è gli specchi così d'acciaio che... Monello. No, fa il gattino, che carino. Vabbè, ci vediamo dopo, follower. Allora, Cristian e Jessica si sono fatti la doccia, io devo ancora farmela. Però stiamo facendo il pranzetto. Ieri abbiamo comprato queste focaccine con il prosciutto e loro hanno preso anche il formaggio. Allora, a me si è concesso che siamo liguri e sono focaccine così, ma sono ubriaco. Cioè, ho letto gli ingredienti, le abbiamo aperte, alcol etilico a manetta c'è dentro negli ingredienti. Si lamentano se uno beve un bicchiere di troppo o se uno fa uso di stupefacenti, ma basta andare a leggere cosa c'è negli ingredienti di quello che mangiamo, che ci drogano più loro che quello che... Se mi fermano non mi fanno... Cioè io mangio 2 di queste qua naturali senza niente, mi fermano, mi fanno un palloncino, sono ubriaco. Sì. Alcol puro, ragazzi. Alcol, sa di alcol proprio. Mamma mia, dove andremo a finire? Meno male che non c'è la frena di grilli. Almeno quello, in teoria. Buon appetito. Ma che spettacolo. C'è il mare che è una tavola. Là sì, là c'è un isolotto. Là. Un isolotto. Stiamo costeggiando la Corsica. Sì, dall'altro lato però. No, è vero, guarda, un isolotto. Wow. Che isolotto è? Sarà l'Elba. È una degli isolotti. O è il Giglio o è... L'Elba, L'Elba. il comprensorio. Non sappiamo bene di E preciso. quell'arcipelago, non col comprensorio. Vabbè. Già mangiato. In 2 secondi te la sei fatta fuori. Capirai. Finiamo di mangiare, va? Cosa mangi? Non deve fare una faccia schifosa, Questo dovrà tagliare tutto. Mangiato, rilassati un po', ho fatto il bagnetto a Pippotto, guardate che bello con lo sfondo così Pippotto dall'oblò. Con la luce, quasi c'è quasi il... Gli ho fatto il bagnetto anche a lui, ho fatto il bagnetto anch'io, ho fatto i capelli, tutti lavati e profumati, abbiamo passato un po' di tempo, sono le 4:30, andiamo a prendere un caffè a vedere se hanno riparato le macchinette, così passiamo mezz'oretta. Allora ragazzuoli, si inizia a intravedere a terraferma, in lontananza, sono le 17:41, ci stanno già È già un quarto mandando fuori dalle stanze già da un quarto d'ora, noi ora stiamo preparando, abbiamo preso 10 minuti in più e io ho detto però ascoltate, sono le 5:30, 5:40, se devo stare fuori fino alle 9 no, va bene tutto, però farmi andare fuori dalla stanza alle 5:30 che sbarco alle 9,
sono 6:30, 7:30, 8:30, sono 3 ore prima, se no non piglio la cabina se più delle ore devo passare fuori. Ma sempre le stesse cose, sempre. Però se paghi 40 euro di supplemento ti fanno stare fino a un'ora prima e non 2 ore prima. Vabbè, finiamo di resettare tutto, di sistemare tutto e andiamo fuori. Noi speriamo di arrivare alle 7 così mia suocera ci fa il brodino. Però da un lato preferirei, ma la vedo dura, perché è abbastanza lontana ancora la terraferma. Poi calcolate che la Liguria fa tipo a U, noi dobbiamo andare a Genova che è in mezzo, la terraferma che si vede, quella là è la Spezia secondo me, se non la Toscana. Anche stavolta siamo arrivati alla fine ragazzi, stiamo scendendo giù ai ponti. Siamo al 5, noi andiamo giù al 4, c'è le sirene che suonano e via, anche questo è fatto. Usciamo in retromarcia. Sbarcati. Ruote su terra. Ufficialmente ruote su terra, terra su ruote. Genova. Sperando di non beccare la blocchi, cose varie, ma non penso perché siamo già all'uscita. Non dovremo beccare traffico, dai. A sinistra e prendi via della